Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Questa è la seconda parte, il secondo video che parla del carico elettronico, di come costruire un carico elettronico per il laboratorio, perché può fare sempre comodo. In questa seconda parte proveremo insieme il prototipo che ho fatto, che non è bellissimo ma è un prototipo ovviamente, e quando abbiamo visto le caratteristiche del prototipo e quello che può fare, passeremo ovviamente anche a piccole utilità che vi possono servire per la costruzione. Ovviamente prima di passare al prototipo vi spiegherò lo schema elettrico e vi spiegherò tutte le funzionalità che può avere il carico elettronico, che è di costruzione semplicissima. Metto a disposizione circuiti stampati anche su PCBWay, oppure chi li vuole gliele posso fornire io, in maniera che chi vuole se lo può realizzare. Continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combiniamo io e voi. Passiamo allo schema elettrico. Qua arriva la tensione alternata del trasformatore, che viene raddrizzata da questi 4 diodi e stabilizzata ovviamente da questo integrato qui. Qui ci sono i condensatori di filtro, questo è un condensatore di filtro, questi 2 condensatori da 100.000 picofarad servono per evitare inneschi e poi alimenta tutto, diciamo, il circuito. Questo qui è uno stabilizzatore di tensione a 2,5 volt di precisione, che serve per ricavare i 2,5 volt che ci serviranno per fare gli ampere costanti. Qui ci va il deviatore, dove da una parte funzionerà come ohm costanti e da quell'altra parte invece funzionerà come corrente costante. Questo vale a dire che se lo impostiamo come corrente costante, anche se la tensione dell'alimentatore in prova, per esempio, sale o scende, se l'abbiamo impostato per assorbire 2-3 ampere, il circuito anche in base alla tensione non gliene frega niente e assorbirà comunque 2 o 3 ampere come abbiamo impostato. Se invece lo mettiamo come ohm costanti, succede che se noi aumentiamo la tensione lui si comporterà né più né meno come una resistenza, e se aumentiamo la tensione sul carico, cioè in questo caso per esempio il nostro alimentatore che l'abbiamo in prova, mano a mano che aumentiamo la tensione assorbirà di più, che di solito si usa come ampere costanti più che altro. Qua ci va il potenziometro multigiri, che servirà ovviamente per regolare la corrente che dobbiamo far assorbire al circuito in prova. Ci sono 2 operazionali che comandano questi transistor qui, che a sua volta comandano i 2 MOSFET, e questi serviranno per regolare appunto la corrente che dovrà scorrere sui MOSFET. Sono 2 integrati, perché tutte queste celle qui, questa e questa, farà in maniera che ogni MOSFET ci scorra la stessa corrente, perché teoricamente potevamo usare una parte sola, solo un integrato e 2 transistor, e mettere i MOSFET in parallelo, però potrebbe succedere a quel punto che un MOSFET può assorbire più dell'altro, e succede poi che magari, che ne so, uno assorbe 10 ampere, uno ne assorbe 8 e alla fine uno dei 2 salta, praticamente quello che assorbe di più. Invece con questo circuito qui separato così, ogni MOSFET assorbirà lo stesso carico dell'altro e non ci sarà problemi. Qua abbiamo i connettori delle 2 resistenze da 0 1 ohm che vanno, diciamo, verso massa. Non sono disegnate qui, ma comunque fanno parte dello schema. Fate conto che al posto di questo connettore qui ci sia una resistenza da 0 1 ohm. E comunque questo connettore qui poi, come vi faccio vedere, possiamo evitare di utilizzarlo, perché colleghiamo direttamente le resistenze al MOSFET sulla piastra di dissipazione. E niente, non c'è altro, lo schema è tutto qui, è semplice, è alla portata di tutti per poter essere realizzato, e proseguiamo oltre.
E adesso lasciatemi qualche istante per parlarvi di PCBWay. Come sapete, da molti anni PCBWay è il mio partner di fiducia a cui faccio realizzare i miei circuiti stampati, ma possiamo avere anche lavorazioni CNC e lavorazioni con la stampante 3D. Ordinare è facilissimo e inoltre puoi avere circuiti stampati di qualsiasi dimensione, di qualsiasi forma e di qualsiasi colore tu voglia ottenere. Io per esempio di solito utilizzo il colore rosso. Su PCBWay poi è presente anche una community dove persone come me pubblicano moltissimi progetti e troverai migliaia di progetti elettronici da poter realizzare. E cosa importantissima sono le promozioni che troverete sempre sul sito di PCBWay per il periodo natalizio, perciò affrettatevi perché poi il periodo natalizio finisce. Sono sicuro che anche tu otterrai ottimi risultati per qualsiasi tua esigenza. Se vuoi ottenere dei risultati professionali, fai come me. Serviti da PCBWay. Questo è il circuito stampato dove andremo a montare tutti i componenti elettronici, che è, diciamo, facile montare i componenti elettronici. Qui ci sono tutte le serigrafie. Qui vediamo, qui c'è l'ingresso, qua ci va il potenziometro, qui ci va il commutatore, il deviatore, praticamente per fare ohm costanti o ampere costanti. Poi qua ci va il ponte di diodi, i vari condensatori, e qua sono le uscite dei due MOSFET e qua ci vanno le due resistenze da 0 ohm. Però dopo vi faccio vedere come collegare direttamente il circuito stampato senza dover far passare la corrente tutta dal circuito stampato stesso, perché se noi colleghiamo qui l'ingresso, qui i MOSFET e qui le resistenze, alla fine succede che il circuito stampato va a sopportare tutta la corrente che andiamo a prelevare dall'alimentatore in prova o dal circuito che è in prova. E si può fare in maniera diversa, in maniera che le piste non scaldino e il circuito stampato sia usato solamente come pilota e basta, però non ci scorre alla fine corrente. La cosa che bisogna tenere d'occhio, qui ci va l'integrato, lo stabilizzatore di tensione. L'unica cosa che va tenuta d'occhio quando si monta sono i transistor, praticamente, perché ora ve l'avvicino se riesco. Come vedete, per esempio, qui ci vanno i transistor dall'altra parte ovviamente, e qui sono le piazzole da saldare. Come vedete sono molto ravvicinate le piazzole, che ci vuole un saldatore a punta fine, e poi dopo che le avete saldate, per evitare sorprese, provare con l'ommetro che inavvertitamente non avete fatto una goccia di stagno fra i due piedini dei transistor, in maniera che non c'è un cortocircuito, perché se usate dello stagno troppo grosso, un saldatore con la punta troppo grossa, potrebbe essere che mettete in cortocircuito due terminali del transistor. Sicché le saldate, saldatore a punta fina, stagno fino, e poi con una lente controllate che sia tutto a posto, e magari con l'ommetro, in maniera che non vi trovate che poi date tensione al circuito e non vi funziona semplicemente perché la saldatura l'avete fatta troppo ampia, l'avete fatta male e mettete in corto due piste dei transistor. Per il resto, diciamo, è tutto tranquillo. Vi faccio vedere come ho montato io il circuito provvisorio, ovviamente, per farvelo vedere, in maniera che non scorra corrente. Poi eventualmente farò anche uno schemino pratico proprio di montaggio. Allora, come si può vedere, il prototipo è stato fatto in maniera veramente spartana, perché un prototipo serve appunto per far vedere come funziona, e poi quando uno ovviamente lo realizza in maniera definitiva lo fa bene. Così serve per farlo al volo, provare, se c'è da fare delle modifiche al limite uno le fa, e poi, diciamo, lo fa in bella. Questa è la brutta copia. Allora, quello che vi volevo far vedere è, intanto vi faccio vedere che, vedete, qui c'è il deviatore
che serve appunto ohm costanti, ampere costanti. Qua invece è collegato il potenziometro dove regolate la corrente che deve scorrere nel circuito in prova, e poi come vedete qui ci sarebbe il più e il meno, ma il più e il meno vedete non è qua. Il più e il meno di ingressi, gli ingressi io l'ho messi qui praticamente in maniera che tornano al circuito stampato, perché ovviamente deve sentire quello che succede il circuito stampato, però la corrente non scorre, diciamo, attraverso il circuito stampato. La corrente, il grosso, va a scorrere direttamente sui MOSFET, sulle resistenze, dal positivo verso il negativo, diciamo in questo caso qui nel senso convenzionale della corrente. Ho collegato tramite fili i MOSFET, poi che ho fatto le resistenze, invece di andarle a collegare qua, sono collegate direttamente al MOSFET, tutte e due, e poi vanno entrambe al negativo, come si vede, diciamo, dallo schema. In questa maniera, ripeto, non scorre corrente nel circuito stampato e non scaldano le piste, facendo in questa maniera qui. Qui c'è l'alimentazione in alternata del circuito stampato e qua, diciamo, ci sono i MOSFET. Ora io in questo caso qui, proprio perché è un prototipo, non ho isolato il MOSFET dalla basetta, diciamo, di dissipazione, sicché il positivo è collegato direttamente al polo centrale del MOSFET. Ovviamente se le mettete due miche per isolarlo, dovete portare il positivo qui, dovete portare sia ponticello di qui e di là, e dovete portare direttamente il positivo sul MOSFET. Comunque poi dallo schema pratico che vi faccio vedrete come fare il tutto. Il circuito è semplice, funzionante e può servire tantissimo in laboratorio. Mi ripeto un attimo, facendo in questa maniera, le resistenze non occorre portarle qua e questi due diciamo connettori possono rimanere vuoti, perché le resistenze le abbiamo collegate direttamente ai MOSFET. Allora, per provare il carico elettronico, questo diciamo è il set. C'è l'amperometro che avete già visto in un altro video, il voltmetro che andremo a leggere, diciamo, le varie tensioni che usiamo. Qua c'è la piastra di dissipazione, l'avvicino, è montata ovviamente un po' spartana perché tanto serve solo per le prove, e poi chiaramente viene smontata, se uno vuole la rimonta in un contenitore. Qua ci sono i due MOSFET, le resistenze, quelle corazzate, lo fissate così, è tutto, diciamo, montato in qualche maniera, ma quando si fanno le prove è normale che sia così. Poi ovviamente quando le cose si sistemano e si mettono nella scatola devono essere a modino. Qua abbiamo il tester usato come termometro e qui abbiamo la scheda montata, come si può vedere. L'alimentazione della scheda in corrente alternata arriva da qua e l'ho presa da un trasformatore. Poi che abbiamo? Abbiamo collegato, qui ci sono cavi che danno noia, ma insomma in qualche maniera si vede, abbiamo collegato sia il commutatore che fa ohm costanti o ampere costanti, e poi abbiamo ovviamente il potenziometro che servirà per regolare la corrente. Come avevo fatto vedere prima, questo, il più è collegato qua, mentre il meno è collegato all'altro capo che vi avevo, diciamo, già accennato. Il termometro è collegato direttamente al corpo del transistor, non so se ve l'avevo detto, ve lo dico ora un'altra volta, e passiamo a questo commutatore qui che serve ohm costanti, ampere costanti. A che serve?
Allora, dove è ampere costanti, anche se la tensione dell'alimentatore in prova o la tensione varia, diciamo la corrente assorbita rimane comunque la medesima. Invece in ohm costanti si comporta come se fosse una resistenza e sicché all'aumentare ovviamente della tensione che ci mettiamo aumenterà anche l'assorbimento. Ora vi faccio diciamo un esempio. Ora siamo in ampere costanti. Io che faccio? Mettiamo che noi ci mettiamo su 5 ampere più o meno, abbiamo vediamo un pochino di più di 5 ampere che si vede meglio, abbiamo 12 volt che si legge. Se io cambio e sposto per esempio su questo alimentatore qui che è a tensione fissa su 5 volt circa, come vedete l'assorbimento è rimasto lo stesso. Praticamente era poco più di 5 ampere, circa 7 ampere e mezzo. Occhio e croce, se io lo sposto ora lo stacco, vedete si è azzerato. Se io lo metto a 12 volt, l'amperaggio assorbito rimane lo stesso. Se lo metto a 5 volt, l'amperaggio assorbito rimane lo stesso. E addirittura se lo metto anche a 3 volt circa, l'assorbimento rimane lo stesso. Ora siamo circa a 3 volt. E l'assorbimento è rimasto lo stesso. Questo vuol dire che io assorbirò una certa corrente a prescindere dalla tensione che metterò nel carico, e questo diciamo è la funzione più comune diciamo che si usa. Se io lo sposto, azzeriamo il potenziometro, se io sposto il nostro commutatore invece dall'altra parte, che si fa ohm costanti praticamente, se io dal nostro carico a per esempio 12 volt, vediamo un po', 12 volt circa, vado ad assorbire, che ne so, mettiamo 15 ampere, se io mi sposto su 5 volt, la leggera caduta di tensione che vedete è dovuta ai cavi che non sono eccessivamente grandi. Se io mi sposto su 5 volt, come vedete l'assorbimento è calato, eravamo a 15 ampere, è calato così. Perché in questa funzione qui il carico elettronico si comporta come se fosse una resistenza, sicché variando la tensione che mettiamo varierà anche la corrente assorbita. Ora passerei alla prova, diciamo alla bruciatura, come vogliamo dire. Io ho montato qui due MOSFET che avevo, due IRFP260, che sono MOSFET da 200 volt e possono reggere 50 ampere. Non ho il datasheet sotto mano, ma credo addirittura che possano dissipare l'uno oltre 200 watt. Comunque sia, la letta di dissipazione in questo caso ovviamente è anche troppo grossa, è anche ridicola. Si può usare una basetta più piccola, diciamo la metà di questa, non troppo più piccola, e magari con una ventola in maniera che non scaldi troppo, perché se no poi, anche se questa base è grande, però ovviamente poi il corpo del MOSFET non ce la fa a mandare tutta la potenza, a farla dissipare dalla letta di dissipazione, perché se no è chiaro, uno, voglio dire, monta una letta gigantesca, però anche con una letta molto grande il MOSFET praticamente arriverebbe a un certo punto che non ce la fa proprio fisicamente a passare tutto il calore alla letta, e comunque scalderebbe troppo e brucierebbe lo stesso. Ecco il tester che agonizza, lo spengo e lo riaccendo. Sicché diciamo consiglio mio, se usate una bella letta, diciamo la metà di questa ventolata, con due transistor di questi, massimo, proprio massimo 200 watt, non andrei di più, perché rischiate diciamo di friggere qualcosa. Ovviamente, come vi avevo accennato, le basette possono essere in parallelo, che se ne può mettere due, anche quattro in parallelo, e chiaramente ogni basetta manda due MOSFET. Il regolatore può rimanere lo stesso il regolatore della tensione, uno le manda tranquillamente due basette, tutto il resto è doppio, tranne il commutatore che andrà messo in parallelo, come vi ho fatto vedere dallo schema, e tranne il
potenziometro che ovviamente ne basta uno per tutte. Per tutto il resto, diciamo, condensatori, chiaramente transistor, sono gli stessi basetta per basetta. Questo può essere quello che comanda in una basetta, come si è detto, il ponte di diodi e l'altro regolatore, ne basta montarlo uno su una basetta e il resto, diciamo, può essere messo in parallelo. Comunque, per la maggior parte degli usi, diciamo, da hobbista, con 2 MOSFET, una basetta sola, 2 MOSFET, è già più che sufficiente. Io ne ho montati 4, ma insomma sono, diciamo, esagerato in questo caso qui. Io direi di aumentare la corrente e iniziare a provare questo carico. Si parte con una temperatura di circa 30 gradi, io aumento la corrente fino a 20 A e vediamo fra un po', diciamo, a quanto sale. 20 A sono, si è detto, vediamo, 240 watt, sì, che non sono pochi per questi 2 MOSFET, anche se reggerebbero di più, ovviamente poi scaldano comunque, altrimenti avremmo trovato, diciamo, la maniera di raffreddare tutto con poco. Lo lascio così e ci rivediamo fra un pochino, andiamo a vedere dove è finita la temperatura. Sono passati una ventina di minuti, andiamo a vedere la temperatura, siamo a 58 gradi, non è poco e comunque non c'è ventole, sicché, diciamo, può andare bene. Io direi che ora calo un attimino ho calato la corrente, ovviamente l'ho portata a 0 e direi comunque, vedete come sta scendendo velocemente la temperatura, che il sistema di dissipazione è buono e che l'apparecchio comunque permette di provare diversi alimentatori, diverse cose di cui abbiamo bisogno. Possiamo fare una prova con un alimentatore e vedere a cosa serve, per esempio con un alimentatore, ma può servire anche per altre cose, il carico elettronico. Allora, per esempio, mettiamo che vogliamo usarlo per vedere la protezione di un alimentatore quando scatta, se scatta. Questo è l'alimentatore della Fenirsi. Ho regolato l'intervento della protezione a 5 A, sta erogando, diciamo, 12 volt. Se noi con il carico, vedete, sto iniziando a assorbire, siamo a 1,5, 1,9, 2,3, a un certo punto, quando ci avviciniamo ai 5 A, non sta succedendo ancora niente, probabilmente come o si superano o si raggiungono, ovviamente lui se ne andrà in protezione. Eccolo qua, è andato in protezione, come vedete la tensione è scesa a 0,98 volt e praticamente mi sta segnando che è andato in protezione. Se io torno un pochino indietro, lui, ecco fatto, praticamente ora sta erogando 4 ampere e 9 e 59 watt che sono segnati sotto e praticamente sta lavorando. Come io supero la soglia, come vedete, va in protezione. Siamo scesi a 0,98 volt e anche se vedete il wattaggio se n'è andato praticamente e via. E se io regolo su questo alimentatore, per esempio, che scatti al massimo a 8 A, lui scatterà a 8 A. Mettiamo un attimino. Se io questo lo regolo al massimo sono 8,2 A, lo riaccendo praticamente. Noi quando arriviamo a 5 A ovviamente lui non scatta, pare ovvio, e quando ci avviciniamo a 8 A siamo a 8,03, non scatta neanche ancora, e
a 8,2 probabilmente tac, entra, ecco, 8,2 è entrato in protezione, che praticamente, come vedete, abbiamo testato, diciamo, l'alimentatore senza dover fare un cortocircuito. Vedete, ora è andato tutto a zero, ovviamente, che come avete visto si può provare tranquillamente anche un alimentatore. Ma questo carico elettronico, siccome vi ho fatto vedere in un altro video, lo dotiamo di un ponte di diodi e un condensatore, praticamente possiamo anche controllare, diciamo, un trasformatore, quanto è la potenza di un trasformatore, cioè sovraccaricare un trasformatore per vedere se scalda, e tutto questo, diciamo, sempre con il carico elettronico, aggiungendoci un ponte di diodi e un condensatore, ovviamente, per addrizzare la tensione che poi dovrà entrare nel carico elettronico. Anche questa è una delle operazioni che possiamo fare praticamente. Sicché ha tantissime applicazioni un carico elettronico, può servire per tanti scopi e credo che non debba mancare in un laboratorio. Abbiamo visto come funziona il carico elettronico, come funziona il prototipo. Ovviamente, come ripeto, l'ho detto più volte nel video, è un prototipo, sì che è brutto, e poi sta a voi, diciamo, realizzargli una scatolina bella e farlo che faccia figura. Proseguiamo nel video un attimo e vi spiego come mettere in parallelo eventualmente due schede chi volesse usare 4 MOSFET, e poi anche come collegare, diciamo, un termostato alla ventola, visto che qualcuno mi ha detto una volta: non è fatto vedere come si collega in un altro video il termostato alla ventola. Ve lo faccio vedere, anche se praticamente il termostato né più né meno è solamente un interruttore. Comunque proseguite nel video e vediamo anche quelle cose lì. Allora, in altri video qualcuno mi ha chiesto che non ho fatto vedere come collegare il termostato alla ventola. Allora, questo è un termostato, ce n'è di varie forme, ovviamente anche di quelli plastici che tornano bene, e questo è un termostato normalmente aperto. Poi ci sono normalmente chiusi, dopo vi spiego la differenza. Comunque normalmente aperto brevemente è che si chiude quando si raggiunge la temperatura prefissata. Mettiamo che questo sia un termostato da 50 gradi, a circa 50 gradi lui si chiuderà e farà partire la ventola. Se fosse invece un termostato normalmente chiuso, vorrà dire che lui terrà per esempio una lampadina accesa, ipotesi, fino a che non raggiunge i 50 gradi, raggiunti i 50 gradi la spengerà. Questa è la differenza fra termostati normalmente aperti e normalmente chiusi. Ovviamente per far partire una ventola quando si raggiunge una certa temperatura ci vuole un termostato normalmente aperto che chiude il contatto quando noi raggiungiamo una temperatura per cui vogliamo che la ventola inizi a soffiare aria. Comunque il termostato, né più né meno, è un interruttore, solo che l'interruttore lo azioniamo noi manualmente. Questo, fra parentesi, è un deviatore, ma insomma fate conto che ci abbia 2 contatti soli invece che 3. Un interruttore lo azioniamo noi manualmente e questo viene azionato dalla temperatura. Ora vi faccio il disegnino un attimo. Allora, vediamo se riesco a disegnare, che sono davanti comunque alla videocamera. Mettiamo che noi qui abbiamo la nostra ventola, che la indichiamo con V, così sposto il foglio perché ho disegnato troppo grosso. Qua mettiamo che ci sia il più della ventola, qua il meno lo colleghiamo direttamente, ovviamente al meno direttamente, non occorre che sia collegato diversamente, mentre il più che arriva, mettiamo, sono fuori, mettiamo che qui ci sia il più, sposto, la nostra linea arriverà qui e tramite un interruttore o il termostato andrà alla ventola. Praticamente che succede? Il meno è già collegato alla ventola, il più non passa perché fino a che la temperatura di esercizio non fa scattare il termostato la ventola sta spenta. Quando sale la temperatura, che c'è bisogno dell'intervento della ventola,
questo interruttore si chiude e la ventola parte e andrà a raffreddare quello che è necessario raffreddare per il nostro scopo. Dove va messo il termostato? Ovviamente va messo sulla basetta che vogliamo poi raffreddare. Sicché su questa basetta, per esempio, faremo un forellino qui e con una gaffettina metallica lo terremo fermo lì in maniera che sia a contatto. Mettiamo che qui e qua ci siano i transistor che scaldano, questo lo mettiamo nel mezzo. Ci sono altri termostati che hanno già il forellino, allora a quel punto basta forare la basetta e poi si stringe il termostato che faccia contatto. Ci mettiamo magari un po' di pasta termoconduttiva. Questo qui ha questo cappuccino di silicone perché a volte questi termostati qui sono collegati a uno di questi due fili, non sempre, ma alle volte sì. Allora questo è l'isolamento. Ci sono poi termostati plastici o fatti diversi che sono completamente isolati. Comunque il termostato va messo ovviamente dove dobbiamo sentire la temperatura per far partire la ventola. Cosa importante, ovviamente, se la ventola la mettiamo qui sopra, il termostato non lo metteremo qui, ma mettiamo che i transistor siano da quest'altra parte, montati qui, metteremo la ventola che soffia sui transistor, ma il termostato lo metteremo sotto in maniera che non sente subito dell'intervento della ventola e rimane più acceso. È meglio che rimanga più acceso, che magari ci soffia la ventola subito sopra, lui sente la temperatura che cala, si spenge e non va bene. Invece se lo mettiamo sotto sarà l'ultima cosa, diciamo l'ultimo a sentire la temperatura e si spengerà di ritardo, che è quello che vogliamo perché dobbiamo lavorare in sicurezza, non vogliamo friggere i transistor. Ora guardiamo come si collega. Allora facciamo un collegamento molto rozzo per fare presto. Allora questa è una ventola strausata, smontata da chissà dove, ma farà al nostro scopo. Questo è il termostato. Il negativo dopo della ventola lo collegheremo direttamente al negativo di un alimentatore o della tensione che lo deve ovviamente alimentare, e dall'altra parte io lo collego, ripeto, in maniera molto rozza per farvi capire, e dall'altra parte nel lato positivo, potrebbe essere anche il negativo, ma so per convenzione lato positivo, ci collegheremo il nostro termostato e qua ci collegheremo il positivo. Ora prendo i fili positivo e negativo e li colleghiamo. Così, diciamo, si vede come si collega. Allora si è detto, sul negativo della ventola ci colleghiamo direttamente il negativo. Se io il positivo lo collego qui, non succede niente, ovviamente. Quando si chiuderà, come vedete, la ventola è partita. Sicché a questo punto qui non succederà niente fino a che il termostato non raggiunge una certa temperatura. Prendo un oggetto, vediamo un po' cosa, per farlo stare in questa maniera qui, per farlo stare alto, vediamo se mi lego, mettiamolo qui, lo scaldo ora e dopo, una volta scaldato, si vedrà la ventola che parte a un certo punto. Ora ovviamente sentirete il rumore del riscaldatore che ci scaldo questo qui, comunque vedrete poi la ventola che parte. Aspettiamo che vada in temperatura il riscaldatore, ce lo picchio, ce lo tocco, ce lo punto, diciamo come volete, e a un certo punto si dovrebbe vedere la ventola che parte. Ovviamente ci vuole un po'. Ecco, è partito, lo spengo e lui ovviamente ora sta acceso fino a che questo qui non si raffredda, che di solito in base a diversi termostati c'è un intervento di 5 anche 10 gradi, sicché vuol dire che se un termostato parte a 50 magari si stacca a 40. Ora mi fermo di parlare e aspettiamo che si spenga. Ecco, come avete visto si è spenta e ovviamente se la riscaldo riparte. Io spero di aver chiarito il concetto di come collegare un termostato
per far partire la ventola. Vi volevo spiegare velocemente come mettere in parallelo i due diciamo basette in maniera di avere più potenza, e a quel punto lì invece di 2 MOSFET di averne 4. Allora, quello che dovete fare è montare le 2 basette, tranne che in una non dovete montare questa parte qui, lo stabilizzatore non lo dovete montare, non ci dovete montare il ponte di diodi, non ci dovete montare questi 2 condensatori, ma praticamente tutto il resto, tranne ancora non dovete montare questo stabilizzatore qui, questa referenza da 2,5 volt, e non dovete montare questa resistenza da 10k. Tutto il resto lo montate, ma vi faccio vedere, diciamo, meglio direttamente sul circuito stampato. Questo è il circuito stampato. Chi volesse accoppiare 2 circuiti stampati ne monterà uno totalmente e nell'altro non monterà questo stabilizzatore, non monterà il ponte di diodi e non monterà C4 e C5, che sono questo e questo, e non monterà nemmeno lo stabilizzatore, che è IC2, non lo monterà, e non monterà nemmeno la R1. Tutto il resto va montato, perché ovviamente anche nell'altro circuito poi queste uscite andranno a altri 2 MOSFET per averne 4. Una volta fatto tutta questa operazione qui, andrà collegato ovviamente in parallelo alcune cose, perché se no chiaramente non funziona. Allora dovete collegare in parallelo questi 2 condensatori, questo e questo, con 2 filettini dal sotto le potete collegare in parallelo, in maniera che questa alimentazione va anche a questo circuito qui. Poi dovete collegare in parallelo tutte queste uscite qui. Questo, l'ingresso, questi 2 vanno collegati in parallelo, e va collegato in parallelo anche sia il potenziometro sia ovviamente il deviatore. Questi qui le collegate in parallelo, e poi ovviamente montate un solo potenziometro, un solo deviatore, e l'ingresso sarà comune. Ovviamente ogni MOSFET andrà al suo e il gioco è fatto. Praticamente regolando il potenziometro o switchando il deviatore si otterrà lo stesso scopo su tutte e 2, sicché va montato tutto tranne quello che vi ho detto, e il resto questi ingressi vanno messi in parallelo. Vi ho fatto anche un piccolo schema pratico per spiegarvi come montare direttamente la basetta senza far passare tutte le correnti dalla basetta stessa. Vi avevo accennato che avevo previsto le resistenze di collegarle, cioè queste 2 resistenze qui, di collegarle direttamente qui, ma poi nonostante che le piste siano rinforzate, siano un po' più grandi, tutta la corrente passerebbe attraverso le piste. Montandolo in questa maniera qui, il circuito stampato praticamente fa da sensore di tutto, da pilota e da sensore, e la corrente passa direttamente dai MOSFET senza passare dal circuito stampato. Pertanto vi consiglio ovviamente questa soluzione qui. Allora, partiamo dalle cose semplici. Qui ci arriva la 12 volt in alternata, che poi ovviamente viene raddrizzata, ve l'ho fatto vedere dallo schema, e comunque va qua. Qua ci va il deviatore, va collegato in questa maniera qui, e qua ci va il potenziometro multigiri, e fino a qui non ci piove. Mentre invece dovete mettere, questo è l'ingresso, il più dell'ingresso e il meno dell'ingresso, praticamente dove ci va il carico. Questo qui lo mettete in parallelo con l'ingresso, però in questa maniera qui, se vedete, quando la corrente scorre va a scorrere direttamente nei MOSFET e torna, diciamo, alla massa tramite queste 2 resistenze, passando da qua. Praticamente tutta la corrente fa questo giro qui esternamente al circuito stampato, sicché dovete collegare il morsetto, quello di ingresso, sulla vostra scatolina, sul vostro progetto, insomma, che fate, lo portate praticamente direttamente al MOSFET,
e poi le resistenze le montate direttamente sul dissipatore insieme con i MOSFET, e l'uscita, la chiamo uscita, insomma il negativo, l'ingresso negativo arriva sul frontale del vostro apparecchio, collegati in questa maniera qui. Non serve a questo punto che portate fili delle resistenze quasi, che è tutto diciamo piuttosto semplice. Ovviamente qui al più dell'ingresso ci potete mettere un amperometro in serie ovviamente, e in parallelo invece con l'ingresso ci metterete un voltmetro per collegare e vedere diciamo il voltaggio che state andando a testare. Questa è una cosa che ovviamente lo sapete da voi, esula da questo montaggio qui, perché l'amperometro va prima, proprio subito dopo la boccola d'ingresso ci mettete in serie l'amperometro e il voltmetro andrà in parallelo alle boccole d'ingresso. Comunque se seguite questo schemino qui praticamente non sbagliate e fate un bel lavoro. Questo video è finito, avete visto come poter realizzare in maniera semplice un carico elettronico per il vostro laboratorio e altre piccole utilità che vi possono far comodo. Il progetto lo trovate in descrizione da scaricare tutto, e chi volesse circuiti stampati, qualcuno li ho anche io, e se no può prenderli direttamente da PCBWay, perché il Gerber lo metto a disposizione sul sito di PCBWay. Tutti possono accedere a quel Gerber lì, sicché in descrizione trovate tutto ovviamente. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, spero di vedere qualche progetto da voi realizzato, perché a me fa sempre piacere che mi arrivino email con dei progetti che io propongo e che qualcuno li ha realizzati. Alcuni mi sono arrivati e sono veramente fatti bene e hanno lavorato molto bene. Spero che me ne arrivi degli altri, di foto di progetti che io ho pubblicato sul sito, ho pubblicato sul YouTube anzi, in maniera che io sono felice diciamo di questa cosa qui. Ovviamente se il video vi è piaciuto, se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdere ovviamente nessun video di quelli che faccio. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!